Allora, un parallelepipedo di acciaio di massa m uguale a 1 kg scivola su un piano orizzontale dello stesso materiale. Il coefficiente di attrito dinamico è 0,54. Determina l'intensità F della forza di attrito radente e la corrispondente decelerazione D. Quindi, per determinare l'intensità della forza d'attrito radente e la corrispondente decelerazione, possiamo procedere in questo modo. Intanto vado a calcolare la forza d'attrito radente, che seguirà da questa formula. Quindi F uguale mu con D sempre per la forza normale. Dai dati del problema sappiamo che il coefficiente d'attrito dinamico è di 0,54, mentre la forza normale che cosa sarà? Sarà sempre massa per G, ma sappiamo che la massa vale 1 e quindi è come se non ci fosse in fin dei conti nell'equazione. Poi G è sempre dato noto 9,81. E quindi a questo punto questo sarà un numero noto perché abbiamo tutti i dati. Lo calcolo. Quindi se vado a fare queste moltiplicazioni esce 5,2974, che può essere approssimato a 5,3, che in effetti è il risultato dell'esercizio, 5,3 Newton. Poi dobbiamo andare a calcolare la decelerazione D, e questa è data dalla seconda legge di Newton, cioè sappiamo sempre che forza è uguale a massa per accelerazione, ma in questo caso noi andiamo a chiamarla con una D per ricordare la decelerazione. Formula inversa, divido tutto per m e quindi vado a concludere appunto quello che mi serve. So che la forza è 5,3, l'ho appena calcolato, ma se devo dividere per 1 è ovvio che non devo fare niente, quindi la decelerazione sarà di 5,3 anch'essa. Ovviamente nel primo caso si parla di Newton perché è una forza, nel secondo caso si parla di accelerazione, dunque stiamo parlando di metri su secondo quadrato. E questo conclude anche quest'altro esercizio.